Ciao ragazzi, buongiorno, grazie per essere con noi. Questo è Ne Vedrete delle Belle, il mio canale YouTube. Di che cosa si occupa il mio canale? Mangiare, bere, cose belle, posti bellissimi, non altro. Iscrivetevi e seguiteci. Cosa ho qui? Pappa al pomodoro. Volete sapere come si fa? Come la facciamo noi o come la fa chi ci ospita? Rimanete con noi e vi faremo vedere lo svolgimento. A dopo, ciao! Ablahalla. No, Non me ne vorranno i puristi della gastronomia italiana. Buona. Non riesco a smettere, levamela Vittoria, va. Vai. Veramente buona. Quest'estate voglio andare al mare, sentirmi vivo per poi bruciare di qualche amore, tutto speciale sul litorale. Ciao tua bellezza, portami in casa. Eccoci. Ciao, buongiorno. Siamo arrivati. Buongiorno. Prego, Benissimo. facci Allora, strada. questo è il Poggiolo, l'appartamento più grande dell'agriturismo da 11 persone. Bene, noi siamo solo due. Ci stiamo? Ci stiamo. Ma non è male per cominciare, insomma, dai, non è proprio. Ci vorrebbe un bel camino magari. Il camino manca. Peccato. Mamma mia. Questo è stato uno dei primi appartamenti che la nonna negli anni 70 ha ristrutturato, perché l'idea dell'agriturismo è un'idea della nonna. Il momento di Alberto Angela. Venite signori, guardate, non crederete ai vostri occhi, ma i contadini una volta, per non prendere freddo nelle terribili notti invernali, potevano accedere alla stalla sottostante a questo podere direttamente da questa botola, in modo che potevano andare ad accudire le loro mucche evitando il freddo notturno. Allora, questo è l'appartamento da 11. 11 persone? Da 11 persone, con 6 camere da letto. Ma che carino, ma che colori. È uno dei primi appartamenti che la nonna ha ristrutturato a metà degli anni 70. Era una casa di contadini. Quindi con la fine della mezzadria le case si erano svuotate e la nonna ebbe questa idea Illuminata. che io definirei pionieristica. Chiaro, perché giusto. Il marito, mio nonno, che purtroppo non abbiamo conosciuto, le disse: ma chi vuoi che ci venga? Che è diventato il leitmotiv. O magari neanche ce li voleva. Esatto. Ci sono 3 bagni, tutto Bene. è rimasto molto rustico. Sì, originale. Mamma mia, sto corridoio, che profondità, che bellezza. Altra camera. Qui manca la luce però, Vittoria, è un po' buia questa stanzina. E non c'è neanche la vista, Vittoria. Come si può rimediare a questo? Non c'è la vista e poi troppo rumore di notte. Ah, certo, ci sono i frastuoni. Il traffico delle macchine. Un gran bel bagno. Camera doppia. I bambini sono felici. Pensa te. Ogni camera ha il suo colore. E qui diciamo abbiamo Ma questi che ospiti, meraviglia. anzi, colgo l'occasione per salutarli, che vengono ogni anno, dei ospiti francesi, Che conosco anche io. che conosciate e vengono da Bolzano. E qua non si vede niente, Vittoria. Non si vede nemmeno un po' di campagna con questa giornata buia. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ci credo che tornano ogni anno questi Questo è un signori. altro bagnetto, Bene. E un'altra camera. verde, ogni camera ha il suo colore. Che meraviglia. Te, Vittoria, come sai, io sono curioso, ma sono un mangione, quindi mi devi raccontare cosa la nonna oggi ci avrebbe preparato se fosse stata qui. Qual era, per esempio, un piatto per questa stagione? Quale sarebbe stato? Beh, sicuramente la pappa col pomodoro, Ah. che è anche un piatto tipico della nostra tradizione. Storia nella storia. Ci vuole poco per farlo, non è un piatto di riciclo, perché non si butta via niente quindi Certo. col pane da fermo, è un modo per valorizzare il nostro pane che è bistrattato da tutti senza sale, però con il tuo meraviglioso olio daremo una grande dignità. L'ho portato, non mi sono scordato oggi perché io come bigliettina visita che non ce l'ho mai, certo, poi- produco olio, me ne sono ricordato oggi. Il mitico olio di Alessandro. Bene. Così, Sì. Vai. Parlare degli animali
Non me ne vorranno i puristi della gastronomia italiana e spero neanche Bruno Barbiere e chef Cannavacciuolo, che stimo molto, ma ora andremo a fare il procedimento più semplice che possono fare tutti quelli che sono tornati anche tardi a casa e soprattutto quelli che non hanno voglia di cimentarsi con questo fantomatico passapomodori, questo attrezzo che non c'è bisogno di comprare. Inizieremo con aglio in camicia, che va fatto insaporire nell'olio, possibilmente un meraviglioso olio extravergine d'oliva toscano di Alessandro Capitoni, che se non avete ancora in casa dovete prendere, fatto insaporire e non bruciare, fondamentale, in una pentola possibilmente di rame non antiaderente o un tegame normale toscano. Una volta che l'olio si è ben insaporito di aglio, si toglie l'aglio in camicia e si aggiungono i pelati. Una buona dose sono 400 grammi, si fanno ben sbollentare e ben amalgamare fino a che non si spappolano i pomodori e a quel punto si aggiunge il pane raffermo spezzettato e qui ci sono diverse scuole di pensiero perché c'è chi toglie la crosta, invece io preferisco tenerla perché dà più sapore e soprattutto dà più consistenza. Il pane rigorosamente toscano, in questo caso vi farà molto gioco il fatto che sia senza sale perché valorizza gli altri sapori, quindi l'olio, il peperoncino e il sale poi viene aggiunto all'ultimo. Si fa in modo che questo pane si spappoli proprio dentro il pomodoro, formino veramente una vera e propria pappa. A quel punto si aggiunge del basilico a pezzetti e solo all'ultimo si aggiunge sale, pepe e un po' di peperoncino. A questo punto si spegne il fuoco, si fa sì che tutta questa pappa si raffreddi perché la pappa va mangiata rigorosamente tiepida e solo all'ultimo si aggiunge qualche foglia di basilico fresco profumatissimo e a crudo un filo di olio meraviglioso di Alessandro e a quel punto la pappa è pronta. Vittoria! Ascolta, dimmi una cosa, come ha fatto a venirti così buona la pappa? C'è un segreto, vai, però non so se dirtelo perché quello è proprio un segreto da intendere. Dicelo. Potrei condividerlo solo con te e con i tuoi follower. E dai? Si aggiunge pochissimo, proprio un zinzino, come si direbbe da queste parti, di zucchero nel pomodoro prima di aggiungere il pane e correggerà l'acidità. Grazie. Quando non esagerate perché lo zucchero fa male. L'ho fatto solo per non restare solo da un po', un bacio solo, il limite di un uomo, lo so, tu mi capisci, tu non capisci, tu non capisci, tu non tradisci. Continuo a dire che posso far da me, non basta dire che tu hai di me fiducia. A proposito di Photoshop eccetera, quando siamo arrivati ho parcheggiato la macchina passando per quel vialettino lì di cipressi, mi è venuto in mente o mi sbaglio? Una delle scene principe del cinema internazionale, una scena del paziente inglese quando arriva il carro armato sul viale di cipressi e ci tengo molto a dire che è un film che ha vinto ben 9 premi Oscar, secondo solo a Titanic e Ben-Hur, per cui anche noi abbiamo un piccolo Oscar. Diciamo. Benissimo. Quindi Cosona ha partecipato alla vittoria di tanti Oscar al paziente inglese. Esatto. E siamo proprio qui, a pochi passi. Al terzo cognac ho tolto il frac, al terzo cognac
portaci a vedere il giardino. Non ti scordare di me, bellissimi. Ovvero? Ah, i fiorellini? Sì. Ma figurati. Spontanei. Si chiamano così? Sì, non ti scordare di me, cioè Ma proprio il pensa. nome. Ma è erba vera? No, è finta, vero? Anche quella messa Su Amazon. prima del vostro arrivo, diciamo, perché facevano molto colore. Sì. E questa crescere con questa forma così. sì, avrà 5-6 anni quest'albero, Sì, esatto. no? Ora mi ci metto vicino e io non sono piccolo piccolo, insomma, per far vedere cosa non è questa pianta, cioè è incredibile, meravigliosa. Pensate i giardinieri, la lungimiranza del tempo che fu, guardate un po'. Quindi i rami furono rintersecati verso la sommità dove si riuniscono nuovamente in un unico tronco su alla vetta. Straordinario, bellissimo. E questo giardino qui ci possono vedere gli ospiti, eh? E anche qui abbiamo il tasso e l'istrice che lasciano i regalini. La spinosa. E questa è l'antica limonaia, giusto? È vero che Vittoria c'è la piscina, è vero che siamo in uno dei contesti paesaggistici più belli del mondo, quindi chi viene qui, il vostro ospite, non si annoia, viene soprattutto per rilassarsi e per godere di queste bellezze, ma se uno avesse curiosità, voglia di fare altro, cosa potrebbe fare? Noi offriamo ai nostri ospiti due tipi di servizi molto precisi e molto qualificati, che sono quello di guida turistica di mia sorella Ilaria, che è una guida turistica autorizzata ormai da molti anni di tutta la provincia di Siena, che vi porterà sia a conoscere i nostri meravigliosi borghi, quindi Pienza, San Quirico, Montalcino, le abbazie, che sono delle abbazie meravigliose come Sant'Antimo e Monte Oliveto Maggiore, oppure proprio a conoscere la città di Siena e tutti i suoi segreti, perché ne conosce molti di segreti. Per invece gli amanti della natura e degli sport nella natura, io da poco sono diventata guida ambientale escursionistica, quindi avrò veramente piacere di farvi conoscere quelli che sono i cammini anche della Via Francigena, oppure nei boschi d'estate al fresco, per poter insomma nutrire anche la parte fisica senza ovviamente stancarsi. E non ci scordiamo che siamo sul tracciato dell'Eroica. Siamo sul tracciato L'Eroica passa qui davanti al cancello del castello. E se volete si possono anche noleggiare a domicilio delle bici. Per chi non è particolarmente sportivo, anche delle bici con pedalata assistita. Tipo io, insomma. Bene. Ale, è arrivato il momento tanto atteso. Come dicono i francesi, se magna? Finalmente la pappa. Ah, Vieni. bella, buona. Io vado e non resisto. Ah no, aspetta. La cosa più importante. La preghierina. L'olio. Maremma, che imprenditore scusa, sono io. Il tuo olio. Mi scordavo una cosa così da poco. Vado, Vai. A crudo. Vai. Vai. Perfetto. Posso andare ora? Vedete? Bella. E mangiamo. Ma bella da morire. Che colorino che ha preso. Buona. Non riesco a smettere. Levamela, Vittoria, va. Vai. Veramente buona. Ragazzi, grazie per averci seguito. Ringrazio Vittoria che ci ha ospitato Grazie. in questa cornice straordinaria di bellezza con questa luce meravigliosa. Castello di Cosona vi aspetta. Voi continuate a seguirci. A breve sono vicino al fuoco meraviglioso. Faremo la fiorentina, quindi su quel fuoco a breve ci sarà la bistecca della tradizione toscana. Se nella procedura di Vittoria c'è stato qualcosa che vi ha incuriosito, scriveteci nei commenti, fateci delle domande, saremo felicissimi di rispondervi. E continuate a stare con noi, ne vedrete delle belle, continua. A presto ragazzi! Ciao a tutti. Piango al cielo perché sono ancora capace di avere rimorsi, rimpianti. Piango al cielo perché sono ancora capace di giudicarmi, di fare pace. Bacio